Salve a tutti, bentornati sul canale. Vigilia di Inter-Cremonese. Andiamo quindi a vedere cosa attenderci dalla sfida di domani con dei dati molto interessanti. Andremo a vedere le probabili formazioni e c'è in questo momento un ballottaggio. Chi al posto di Thuram, Bonni o Pio Esposito? Ecco, cercheremo di capire anche per caratteristiche come quale potrebbe essere la scelta di Kivu, come potrebbe adattarsi l'uno piuttosto che l'altro. Naturalmente, come al solito, vi ricordo poi, se vi piace il video, di lasciare un bel like e l'iscrizione al canale, operazioni molto semplici che però aiutano tantissimo. Iniziamo innanzitutto dal tipo di partita che ci attende, perché a San Siro arriva una squadra che ha come obiettivo stagionale naturalmente la salvezza, che però è partita molto bene in campionato, 9 punti conquistati, quindi arriva una squadra a San Siro che non ha nulla da perdere, ma che ha tanta voglia di continuare a stupire. Già questa è una premessa che ci porta a pensare che è una partita che non va sottovalutata, perché sicuramente, ecco, se c'è pressione è dalla parte dell'Inter. Come filosofia arriva una squadra dalla filosofia tattica completamente opposta a quella della nostra Inter, e non parliamo semplicemente di valori tecnici in campo, intendiamo proprio come approccio alle partite. Per fare un esempio, si andranno ad affrontare la squadra che tira maggiormente in Serie A, ovvero la nostra Inter, contro la Cremonese, che è la squadra che fa meno tiri in Serie A. Contestualmente la Cremonese invece è quella che subisce il maggior numero di tiri. Ecco, sono dati comunque che importanti, anche se andiamo a vedere i tocchi effettuati nell'area avversaria. L'Inter è quella che ne effettua di più, la Cremonese è quella che ne effettua meno. Sembrano quasi dei numeri che portano comunque a pensare ad una squadra in difficoltà. In realtà la Cremonese ha fatto un grandissimo inizio di campionato, anche se andiamo a guardare, ecco, gli XGA, quelli concessi agli avversari. L'Inter è seconda nonostante 7 gol incassati, la Cremonese è quindicesima, ha concesso 6,7 XG in 5 partite, ma ha incassato soltanto 4 gol, quindi comunque una squadra che qualcosa concede, che però è anche una squadra organizzata, una squadra secondo me, ecco, io definirei quasi rognosa da affrontare, ecco. Come al solito le squadre di Davide Nicola non sono degli avversari semplici, anche quando tecnicamente sono meno organizzati. In campo che tipo di Cremonese troveremo? Il sistema di gioco è il 3-5-2, è però una squadra che fa un po' dell'intensità e del blocco basso il suo diktat, quindi questo 3-5-2 secondo me lo vedremo poco. Ecco, molto spesso è una squadra che ha un blocco basso, quindi baricentro molto basso, linee strette, e mi aspetto anche che gli attaccanti siano molto spesso, ecco, anche all'interno della propria metà campo. E in questo modo quindi cosa succede? Che con linee strette e il blocco basso non concedono né la profondità né tantomeno, ecco, la rifinitura. Sarà difficilissimo andare a sfruttare queste zone di campo. Soluzione quale potrebbe essere? Quella naturalmente di sfruttare le corsie esterne, e quindi o muovendo rapidamente il pallone andando a sfruttare appunto le corsie, o meglio, muovendo rapidamente il pallone e magari con l'apporto che può arrivare dalle mezzali, oppure da un metodo molto inzaghiano, ovvero l'apporto dei terzi di difesa, che così possono andare, ecco, appunto, in sovrapposizione, che sia poi esterna o interna, a seconda della situazione di gioco, cercare di creare delle superiorità in questa zona di campo e poi, ecco, portare pericoli dalle corsie esterne. Prima di andare a vedere, secondo, ecco, per come agisce la Cremonese in fase di non possesso, poi se è meglio Bonni o Pio Esposito, cosa fa invece la Cremonese quando è in fase di possesso? Non ci aspettiamo che lo sia molto spesso, però sicuramente ci sono dei punti a cui fare attenzione. La Cremonese punta tanto sull'intensità e quindi ci troveremo una squadra che in queste zone di campo sarà anche molto aggressiva, ecco, per rubare, diciamo, tempo e spazio quando andremo a giocare nella loro metà campo, nella loro tre quarti. E poi la diktat della squadra di Nicola sono le transizioni offensive particolarmente rapide. Si punta infatti a verticalizzare molto presto, è anche il motivo per il quale anche i tocchi nel terzo offensivo sono pochi, perché si verticalizza rapidamente e si prova ad arrivare subito, ecco, dalle parti dell'area di rigore avversaria per far male, ma non fanno tanti tocchi in questa zona di campo. Queste verticalizzazioni possono essere pericolose se non facciamo attenzione alla rapidità degli esterni.
Secondo la Gazzetta dello Sport dovrebbero essere Floriani, Mussolini e quindi e Pezzella, ma dovesse essere Zerbin cambia poco. Sono esterni molto rapidi che quindi cercheranno di attaccare i nostri quinti alle spalle quando si tratterà di sfruttare queste transizioni. E poi occhio anche alla seconda punta, Busquets. Ecco, io mi aspetto una Cremonese che quando andrà in transizione sfrutterà questi calciatori, ecco, per sfruttare la rapidità. Gli esterni praticamente saranno i punti cardine del gioco della Cremonese, quindi sia in fase di non possesso sia in fase poi di possesso, quindi fare attenzione appunto alle avanzate che possono essere alle spalle dei quinti, tra il quinto e il terzo, e quindi per evitare questo, oltre a non sbilanciarsi eccessivamente, ma potrebbe essere determinante anche un punto che ha sottolineato Chivu in una delle ultime conferenze stampa, ovvero la riaggressione immediata sulle seconde palle. Arriviamo anche al punto, quindi, Bonny o Pio Esposito? Ecco, gli è stato chiesto anche nella conferenza stampa di oggi. Chivu non ha sciolto il dubbio, ecco, ha detto al momento solo Lautaro è sicuro titolare, e quindi non sappiamo effettivamente se sarà Bonny Lautaro o Pio Esposito Lautaro. Cosa possiamo guadagnarci con Pio Esposito? E cosa ovviamente possiamo guadagnare con Bonny? Bonny può essere quel calciatore che dà pochi punti di riferimento, quindi verrebbe incontro, spazierebbe tanto e potrebbe, ecco, non concedere, diciamo, la marcatura diretta, mentre Pio Esposito è un calciatore, come ben sappiamo, un po' più statico, però più fisico. Perché secondo me meglio Pio Esposito? Perché Pio andrebbe praticamente a fare lui la prima punta e a duellare innanzitutto fisicamente. Duellando fisicamente può dare la possibilità di appoggiarsi su di lui, magari sappiamo fa un gran gioco spalle alla porta e quindi potrebbe in un certo senso tenere impegnato un difensore e creare degli spazi. E poi c'è un'altra soluzione. Se dovessimo sfruttare bene le corsie esterne abbiamo la possibilità di andare molto spesso al cross, e Pio Esposito ovviamente per struttura fisica, per caratteristiche, è il calciatore che meglio riesce a sfruttare quelle situazioni di gioco. Bonny, come abbiamo detto, darebbe meno punti di riferimento, quindi probabilmente non sarebbe con un duello uno contro uno con un difensore, però cosa potrebbe accadere? Che sia Bonny che Lautaro sarebbero costretti magari a venire incontro, a fare tanto movimento per cercare gli spazi che lascerà poco la Cremonese in questa zona di campo, e quindi rischieremmo praticamente di andare a svuotare l'area di rigore. Dal mio punto di vista sono due soluzioni che possono rivelarsi entrambe valide. Personalmente preferirei partire con Pio Esposito titolare, quindi sfruttare la sua fisicità, e poi magari a partita in corso inserire Bonny che può sfruttare la rapidità, la possibilità di saltare l'avversario, soprattutto se non nel caso in cui non fossimo ancora riusciti a sbloccare il match, e può naturalmente sfruttare la freschezza atletica quando magari a quel punto della partita, magari nel corso del secondo tempo, i difensori della Cremonese potrebbero essere più stanchi. Naturalmente poi c'è l'altro aspetto che non va sottovalutato. Chivu parla anche molto dell'aspetto, diciamo, del rispetto per i calciatori, di far sentire calciatori, diciamo così, importanti, e quindi l'altro aspetto è che Bonny non ha praticamente mai giocato dal primo minuto, e quindi per mantenere un po' anche gli equilibri del gruppo, far sentire importante Bonny, la scelta potrebbe ricadere proprio su di lui. Dal punto di vista tattico, preferirei di gran lunga partire con Pio Esposito. Arriviamo anche alle probabili formazioni. Come detto, la Cremonese schiera quel 3-5-2, Silvestri, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti. Ovviamente Baschirotto Pio Esposito sarebbe un gran bel duello dal punto di vista fisico. Floriani, Bondò, Grassi, Pacero, Pezzella, Busquets, Sanabria. Come detto, Busquets è il calciatore che si muove tanto. Sanabria però non è un vero centravanti, ecco, non è il centravanti fisico, la punta un po', tra virgolette, vecchio stampo, e quindi io opterei più per De Vrij, che dà un pizzico più di rapidità rispetto ad Acerbi, e con un attaccante più mobile, non un classico attaccante, potrebbe, ecco, essere avvantaggiato rispetto ad Acerbi, che però, secondo la Gazzetta dello Sport, è il probabile titolare. In porta dovrebbe giocare Sommer, quindi Josef Martinez ancora in panchina. Come detto più volte, è una scelta che a me non convince particolarmente, non mi piace l'alternanza, vorrei Josep Martinez titolare, non perché Sommer non sia più capace di fare il titolare all'Inter, assolutamente, però abbiamo visto in più di un'occasione un portiere che non dà la solita sicurezza, la sicurezza a cui eravamo abituati forse 2 anni fa,
è quindi giusto dare spazio ormai a quello che almeno ad oggi dovrebbe essere il post Sommer, però insomma si continua questa alternanza, seconda presenza consecutiva per Sommer, ci sono pochi dubbi sul portiere. Akanji, Acerbi, Bastoni in difesa, Dumfries, Carlos Augusto sulle corsie esterne, sono d'accordissimo sulla scelta di Carlos Augusto proprio perché ci sarà bisogno comunque di coprire le transizioni della Cremonese, non che dobbiamo temere la Cremonese in fase di possesso, però sicuramente ci sarà bisogno, ecco, di avere un calciatore che è bravo anche a coprire l'avanzata dell'esterno grigio-rosso. Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, anche se solitamente io sono per Sucic, è quel tipo di partita dove può essere importante l'intelligenza tattica di Mkhitaryan. Ecco, quel triangolo secondo me Bastoni, Mkhitaryan, Carlos Augusto dovrà lavorare molto per scardinare la corsia esterna della Cremonese e quindi può essere una scelta sicuramente giustificata. Coppia d'attacco, secondo la Gazzetta dello Sport, secondo le ultime, Bonni-Lautaro è la probabile coppia titolare. Abbiamo ampiamente parlato perché io preferirei partire con Pio Esposito, però capisco che è giusto anche dare un'opportunità a Bonni dall'inizio. Sicuramente poi si possono sfruttare caratteristiche diverse con Bonni dal primo minuto. Preferirei però, come detto, di gran lunga Pio Esposito. Partita che può essere secondo me importante per dare continuità a questo buon periodo di forma dell'Inter, soprattutto per quanto riguarda i risultati, per andare alla sosta comunque con un'altra vittoria, sarebbe la quinta consecutiva tra campionato e Champions, e per vedere una classifica più positiva anche in vista poi della ripresa post sosta, quando avremo Roma e Napoli, due trasferte consecutive che ci diranno molto su dove può arrivare l'Inter, però insomma è importante che si arrivi a quelle partite poi, non dico decisive perché siamo ancora all'inizio del campionato, però partite sicuramente importanti che possono rappresentare uno snodo cruciale. È fondamentale arrivarci nelle migliori condizioni possibili, quindi non sottovalutare la Cremonese. Le squadre di Davide Nicola, lo sappiamo, possono creare delle difficoltà, però insomma l'Inter di Christian Chivu ha sicuramente tutte le carte in regola per portare a casa 3 punti, sia per principi di gioco sia naturalmente per la differenza dal punto di vista tecnico. Fatemi sapere anche la vostra nei commenti, che tipo di partita vi aspettate contro la Cremonese e soprattutto se al fianco di Lautaro Martinez schierereste Bonni o Pio Esposito. Insomma, come al solito, confrontiamoci nella sezione apposita. Io vi saluto e come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter!